12 aprile 1204. Una flotta cristiana sfonda le mura di quella che agli occhi dell'Occidente è la città più ricca del mondo, Costantinopoli. Guardateli bene. Non sono venuti per liberare il Santo Sepolcro, non sono venuti per pregare, sono venuti per riscuotere un credito. A guidare l'assalto non c'è un re barbaro, c'è un uomo di 90 anni. I suoi occhi sono spenti, quasi ciechi, ma la sua visione politica è terrificante. Sta ordinando ai suoi uomini di mettere a ferro e fuoco la capitale, che per secoli è stata la madre culturale della sua stessa città. Si chiama Enrico Dandolo, è il doge di Venezia, e questo è il momento esatto in cui Venezia smette di essere una città e decide, a sangue freddo, di diventare un impero. Benvenuti su Venezia e la sua storia. Spesso immaginiamo Venezia come una città romantica, fatta di tramonti, gondole e sospiri. Dimenticatelo. Quella che vi racconto oggi è la storia di una potenza cinica, pragmatica e geniale. Una città che non è stata costruita sui sogni, ma sul calcolo. Benvenuti nella Porta d'Oriente. Capitolo 1. L'inganno bizantino. Per capire il tradimento del 1204 dobbiamo guardare la mappa dell'anno 1000. Mentre l'Europa viveva nel sistema feudale legata alla terra e ai castelli, Venezia guardava altrove. Venezia dava le spalle all'Occidente. Perché? Perché la terraferma era pericolosa. La laguna, invece, era una fortezza liquida, ma soprattutto Venezia non si sentiva parte di quel mondo feudale. Per secoli i veneziani hanno giocato una partita doppia. Formalmente si dichiaravano sudditi dell'impero bizantino. Il doge usava titoli greci come Ipatus o Protospatarius e la città godeva di privilegi commerciali enormi, sanciti da documenti, come la Crisobola del 1080. Ma era in gran parte una finzione diplomatica. Dire «siamo bizantini» permetteva a Venezia di non obbedire ai re d'Italia o al Sacro Romano Impero, ma essere lontani 1000 chilometri da Costantinopoli permetteva loro di agire in totale autonomia. Erano una zona grigia, quello che oggi chiameremmo un porto franco tra due mondi. Venezia usava l'impero d'Oriente come un guscio protettivo per crescere indisturbata, ma come succede in natura, il pulcino stava diventando un'aquila e il guscio iniziava a stare stretto. Capitolo 2. Il capolavoro del cinismo. Arriviamo così alla Quarta Crociata. Sulla carta è una missione sacra. Nella realtà veneziana è l'affare del secolo, che rischia di finire in bancarotta. I crociati francesi arrivano a Venezia nel 1202. Hanno bisogno di navi per l'Egitto. Venezia presenta il conto: 85.000 marchi d'argento. Una cifra mostruosa per l'epoca. I crociati non possono pagare tutto, ed è qui che il pragmatismo veneziano cambia la storia. Il doge Dandolo propone uno scambio, una moratoria sul debito in cambio di aiuto militare per riconquistare la città ribelle di Zara. C'è un problema. Zara è una città cristiana. Il Papa, Innocenzo III, va su tutte le furie e scomunica i veneziani. Ma a Venezia la scomunica pesa meno dell'oro. Presa Zara, accade l'imprevisto. Il figlio dell'imperatore bizantino deposto, Alessio IV, fa un'offerta che non si può rifiutare. Mettetemi sul trono di Costantinopoli e vi pagherò io il debito dei Crociati, con gli interessi. La flotta devia ancora. Arrivano a Costantinopoli e rimettono Alessio sul trono, ma le casse imperiali sono vuote. Alessio non può pagare. La tensione esplode. I greci si rivoltano. Alessio viene ucciso. I veneziani e i crociati sono soli, in territorio ostile, senza soldi. L'unica opzione è prendere la città. Il saccheggio dell'aprile 1204 è un evento apocalittico. Incendi devastano interi quartieri. La violenza è brutale.
Ma mentre i crociati cercano reliquie e oro fuso, i veneziani fanno qualcosa di diverso. Selezionano. Compiono una spoliazione artistica metodica. Avete presente i 4 cavalli di bronzo di San Marco? Erano nell'ippodromo di Costantinopoli. Vengono calati dalle torri. Le teste vengono staccate dal corpo, probabilmente per facilitarne il trasporto, nelle stive delle galee. Una volta a Venezia verrà aggiunto un collare per nascondere il taglio sul collo. Un collare che nasconde la cicatrice del furto. Sulle rovine fumanti della capitale d'Oriente nasce la Partitio Romanie, la spartizione dell'impero. Venezia si intitola ufficialmente signora di 1/4 dell'impero romano. Il pragmatismo aveva vinto sulla fede e ora che avevano l'impero dovevano trovare il modo di difenderlo. Capitolo 3. L'industria del mare. Abbiamo lasciato Venezia padrona di un impero, ma conquistare è facile, il difficile è mantenere. Per controllare le rotte che andavano dalla laguna fino al Mar Nero, serviva una macchina da guerra che il mondo non aveva mai visto prima. E questa macchina si chiamava arsenale. Dimenticate l'idea del semplice cantiere navale medievale, l'arsenale era una città nella città, un complesso blindato di 45 ettari, protetto da mura altissime e dal segreto di Stato. Quando Dante Alighieri lo visitò, ne rimase così impressionato da usarlo nell'Inferno per descrivere la bolgia dei barattieri. Quale nell'arsenal dei Viniziani bolle l'inverno la tenacia pece. Ma qual era il segreto di questa supremazia? 2 parole moderne: standardizzazione e catena di montaggio. Mentre in Europa ogni nave era un pezzo unico, l'arsenale produceva in serie. Migliaia di operai specializzati, gli arsenalotti, lavoravano a compartimenti stagni. I pezzi, remi, alberi, cordame, erano già pronti nei magazzini, standardizzati come pezzi di ricambio. La leggenda racconta che nel 1574, per impressionare re Enrico III di Francia in visita, gli operai non costruirono, ma assemblarono una galea intera sotto i suoi occhi, nel tempo che il re impiegò per pranzare. Anche se fosse un'esagerazione propagandistica, la sostanza non cambia. Venezia non vinceva le guerre solo col coraggio, le vinceva con la logistica. Poteva mettere in mare una flotta mentre i nemici stavano ancora tagliando la legna. Capitolo 4. Il supermercato del mondo. Tutte queste navi avevano uno scopo preciso, non la gloria, ma il profitto. Se l'arsenale era il muscolo, Rialto era il cervello. Immaginate una Wall Street all'aperto, rumorosa e profumata di zenzero, cannella e pepe nero. Qui arrivava tutto: seta dalla Cina, cotone dall'Egitto, spezie dall'India. Ma gestire questa mole di affari creava un problema enorme. L'oro pesa ed è pericoloso da spostare. Spostare forzieri fisici esponeva ai piati e ai ladri. Ed è qui, tra i banchi di Rialto, che Venezia perfeziona un sistema rivoluzionario. I banchieri veneziani, seduti dietro i loro banchi in Campo San Giacomo, iniziarono a usare il denaro scritturale. Invece di scambiarsi pesanti sacchetti di monete, bastava un ordine verbale e una riga sul libro mastro. Scrivete che trasferisco 100 ducati al signor Zorgi. Il banchiere annotava e l'affare era fatto, senza che una sola moneta si fosse mossa dal banco. Era l'antenato medievale del nostro bonifico bancario, o se vogliamo, del denaro digitale. Fu proprio questa mentalità finanziaria evoluta, basata sul credito e sulla fiducia, a permettere a famiglie mercantili, come quella dei Polo, di finanziare spedizioni che sembravano impossibili. Viaggi verso l'ignoto, dove le mappe finivano e iniziava la leggenda. Capitolo 5. Il grande dubbio. Rialto finanziava i sogni,
Ma c'è un sogno veneziano che è più grande di tutti gli altri. Un nome che conosciamo tutti, fin dalle scuole elementari, Marco Polo. Eppure c'è una domanda scomoda che gli storici si sono fatti per secoli. Una domanda che potrebbe far crollare un mito. Marco Polo è davvero arrivato in Cina? O il suo celebre libro Il Milione è solo una raccolta di storie sentite da mercanti persiani in qualche taverna del Mar Nero senza mai aver messo piede alla corte del Khan? I detrattori dicono: nel suo libro non parla mai della Grande Muraglia, non parla della cerimonia del tè, non parla della fasciatura dei piedi delle donne cinesi. Com'è possibile vivere 20 anni nel cuore dell'impero e dimenticare di scrivere queste cose? La verità è che Marco ha un alibi di ferro. Non ha scritto lui il libro, lo ha dettato in una prigione di Genova al suo compagno di cella, Rustichello da Pisa. E Rustichello non era un mercante, era uno scrittore di romanzi cavallereschi. Ecco perché il libro ha quel tono fiabesco che ha fatto dubitare tutti. Ma se togliamo la patina del romanzo, oggi la maggior parte degli storici ritiene che Marco sia davvero arrivato in Cina. Non insiste sulla Grande Muraglia perché all'epoca non era ancora il colossale monumento di pietra che conosciamo oggi, ma una serie di fortificazioni in terra battuta. Non parla del tè, forse perché frequentava soprattutto la corte mongola, dove quella bevanda non aveva lo stesso valore culturale che aveva per i cinesi Han. Il Milione non è un romanzo, è un rapporto commerciale. Marco conta i giorni di viaggio, descrive i dazi doganali, elenca i prodotti con precisione maniacale, dove trovare il rabarbaro, dove trovare i diamanti, quanto costano le spezie. È la guida Michelin del Medioevo, ed è proprio questo pragmatismo a rendere la sua storia vera. Marco ci ha insegnato che per arricchirsi non basta commerciare, bisogna conoscere. Capitolo 6. Vite sospese. Ma dietro i milioni di Marco Polo, dietro l'oro di Rialto e le navi dell'Arsenale, c'è un costo umano che spesso dimentichiamo. Venezia era una città di partenze e quindi, inevitabilmente, era una città di assenze. Immaginate di essere un mercante del Trecento, partire con una muda, un convoglio commerciale verso Alessandria d'Egitto o Costantinopoli, non significava stare via 2 settimane, significava stare via anni. E ogni volta che una nave scioglieva gli ormeggi dal molo di San Marco, nessuno aveva la certezza assoluta di vederla tornare. Per questo, a Venezia, il testamento non era un atto che si faceva da vecchi, era un rito che si faceva da giovani, prima di salire a bordo. Si lasciava tutto in ordine in nome di Dio e dell'eternità, perché il mare non fa promesse. E chi restava a terra? Restavano le donne. Le mogli dei mercanti veneziani godevano di un'autonomia economica rara in Europa, garantita da una legge ferrea, la protezione della dote. Il denaro che la donna portava in matrimonio era intoccabile, nemmeno i creditori del marito potevano sequestrarlo. Mentre gli uomini erano via, erano loro a usare quel capitale. Compravano palazzi, gestivano la contabilità, facevano cause in tribunale. Non erano semplici vedove bianche, erano le vere amministratrici del patrimonio cittadino. Ma c'era anche un'altra realtà, più segreta, che i documenti ci svelano solo a mezza bocca. Vite divise a metà. Molti mercanti, vivendo anni a Damasco o Cipro, finivano per farsi una seconda vita laggiù, relazioni stabili, figli nati in terra straniera, figli d'anima o naturali, che spesso venivano poi portati a Venezia, anni dopo. Perché per un veneziano il sangue è importante, ma la famiglia si allarga dove porta il vento e dove portano gli affari. Venezia non era solo un ponte tra merci, era un intreccio di destini umani, sospesi per sempre tra l'acqua della laguna e la sabbia del deserto.
Capitolo 7. Diplomazia e spionaggio. Ma l'amore e le famiglie miste non potevano cancellare la geopolitica. Più Venezia diventava ricca, più i suoi nemici diventavano grandi. E a Oriente era sorto un gigante che faceva tremare l'Europa intera, l'impero ottomano. Nel 1453, quando Costantinopoli cadde, Venezia capì che il mondo era cambiato per sempre. Non stava più trattando con un partner commerciale, ma con il nuovo padrone assoluto del Mediterraneo orientale. Come fa una città-stato, pur ricchissima, a sopravvivere contro un impero territoriale che può schierare eserciti immensi? Semplice: se non puoi sconfiggerli sul campo, devi batterli d'anticipo. Venezia capisce prima di tutti gli altri che l'informazione vale quanto la polvere da paro. Mentre le corti europee organizzavano tornei e parate, Venezia costruì una delle reti diplomatiche più sofisticate del Rinascimento. Il perno di questo sistema era un uomo solo, mandato a vivere direttamente nella bocca del lupo, a Costantinopoli, il Bailo. Ufficialmente era un ambasciatore residente, di fatto era il principale osservatore politico di Venezia nel cuore dell'impero. Il Bailo doveva sapere tutto: gli umori del sultano, il prezzo del grano, i movimenti della flotta turca. Tutto veniva scritto nei celebri dispacci cifrati con codici complessi e spediti via mare al Senato. Grazie a questa rete, spesso Venezia riusciva a intuire le intenzioni del sultano prima ancora che la guerra fosse dichiarata ufficialmente. Era il trionfo del pragmatismo su ogni ideologia. Pensateci, Venezia poteva combattere ferocemente il sultano nella battaglia di Lepanto e firmare un trattato commerciale con lui pochi anni dopo, come se nulla fosse accaduto. Guerra e affari correvano su binari paralleli. Ma il controllo non avveniva solo all'estero, avveniva anche in casa. Il simbolo di questa logica diventerà, dal 600, il fondaco dei turchi. Venezia lo concesse ai mercanti ottomani, ma non era solo ospitalità. Era ospitalità controllata. Le porte venivano chiuse al tramonto. I veneziani volevano i soldi dei turchi, ma volevano anche sapere chi incontravano. Fidarsi è bene, non fidarsi è veneziano. Questa ossessione per la sicurezza divenne pietra nelle bocche delle denunce segrete. Chiunque poteva infilarci un biglietto per segnalare un traditore. Il Consiglio dei 10 leggeva, verificava e avviava indagini severe. Perché Venezia aveva imparato una lezione crudele. Per rimanere la porta d'Oriente doveva stringere la mano al nemico con la destra, mentre con la sinistra teneva sempre pronto il pugnale. Capitolo 8. L'eredità inconscia. Ma c'è una verità ancora più profonda. Abbiamo detto che Venezia commerciava con l'Oriente, spiava l'Oriente, combatteva l'Oriente. La verità è che Venezia era Oriente. Camminate per le calli oggi, guardatevi intorno. Quello che vedete non è gotico europeo, è un sogno arabo tradotto in pietra. Guardate le finestre dei palazzi, quelle forme ad arco acuto, i trafori delicati come merletti, non vengono dalla Germania o dalla Francia, vengono dalle moschee del Cairo e dai palazzi di Damasco. Venezia è la città più islamica d'Europa, costruita da cristiani devotissimi. L'Oriente non è solo sulle facciate, è nella lingua che parliamo. Se andate al mercato e chiedete una gazzetta, state usando una parola che deriva da una moneta veneziana, la gazzetta, ma che ha radici persiane. Se dite arsenale, state dicendo Dar al-Sinaa, casa del lavoro. Se dite zecca, state dicendo sicca, conio. Se prendete un caffè in piazza San Marco, state bevendo una bevanda che i veneziani hanno portato per primi in Europa, rubandola alle abitudini dei turchi. E poi c'è il gusto. Avete mai mangiato le sarde in Saor? Pesce fritto, cipolle, aceto, uvetta e pinoli. Agro e dolce. Non è un sapore italiano, è un sapore medio orientale, perfetto per conservare il cibo sulle navi durante le lunghe traversate.
Venezia non si è limitata a importare merci, ha importato un modo di vivere, ha assorbito il nemico fino a diventarne lo specchio. Mentre il resto d'Europa costruiva fortezze chiuse e buie, Venezia costruiva palazzi aperti, pieni di luce e di tappeti orientali. Senza l'Oriente, Venezia non sarebbe una città, sarebbe solo una palude con delle belle chiese. L'Oriente non è là fuori, è qui, è dentro il DNA di ogni singola pietra. Epilogo. La metamorfosi. Venezia sembrava invincibile. Aveva sconfitto i pirati, manipolato le crociate, tenuto a bada i turchi. Ma il nemico che avrebbe messo in ginocchio la Serenissima non aveva cannoni. Era una semplice linea su una mappa. Mentre Venezia guardava ossessivamente a Oriente, alle sue spalle il mondo stava cambiando forma. 1498. Vasco da Gama doppia il capo di Buona Speranza. I portoghesi avevano trovato la via per l'India via mare, aggirando l'Africa. Lentamente ma inesorabilmente il baricentro del mondo iniziò a spostarsi, dal Mediterraneo all'Atlantico, da Rialto a Lisbona, dalle nostre galee, basse e veloci, alle grandi caracche oceaniche. I portoghesi avevano letteralmente hackerato il sistema. Perché comprare il pepe a Venezia pagando dazi a mamellucchi e intermediari, quando potevi andarlo a prendere alla fonte? Per Venezia fu uno shock sismico. Il pepe era stato il petrolio dell'epoca. Una parte enorme della ricchezza veneziana dipendeva dalle spezie. Il diarista Girolamo Priuli scrisse una frase che suona come una sentenza. Questa è la peggior nova che mai potesse venire a Venezia. E qui, di fronte all'abisso, il governo tenta un'ultima carta visionaria. Nel 1504 invia emissari al sultano d'Egitto. La proposta è incredibile. Scaviamo l'Istmo di Suez. Venezia proponeva di riaprire l'antico collegamento tra Nilo e Mar Rosso, già esistito ai tempi dei faraoni, per battere i portoghesi sul tempo. Ma il sultano non accettò. I costi erano enormi. L'idea rimase sulla carta. Con il mare che diventava un vicolo cieco, Venezia fece l'unica cosa che un animale intelligente poteva fare per sopravvivere. Cambiò habitat. Se il mare tradisce, la terra non mente. Venezia non muore, si riconfigura. I grandi capitali iniziarono a spostarsi verso la terraferma. È l'epoca delle grandi ville palladiane. Ma attenzione, non sono case vacanza. Sono fabbriche agricole all'avanguardia, investimenti in bonifiche, nuove colture, allevamenti specializzati e manifatture rurali. Il mercante di mare si trasformava in imprenditore agricolo. Eppure Venezia sopravvisse altri 3 secoli. Il suo tramonto fu lento, dorato. Nel 1797, dopo 1000 anni, la Serenissima si arrese a Napoleone senza combattere, senza un colpo di cannone, a difendere la laguna. Forse il vero segreto di Venezia non era dominare il mare, era saper cambiare prima degli altri. E oggi, se una città moderna dovesse imparare una lezione da Venezia, quale sarebbe secondo voi? La capacità di adattarsi o l'ossessione per il controllo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. E se vi state chiedendo se Marco Polo abbia detto la verità o no, di questo parleremo nel prossimo episodio. Iscrivetevi al canale per non perderlo. Alla prossima marea!